Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2024 e abbiamo l'imperatrice, amici dei pesci. Quando c'è l'imperatrice si parla sempre di progetti, di creatività, di creazione, anche di madre o maternità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e c'è anche il link al video per le previsioni del 2024. Ai video, sono 4, uno generale, uno sull'amore, uno sul lavoro e l'altro sulla crescita spirituale. Ok, partiamo con un re di bastoni. Ah, l'ultima cosa, vi ricordo che queste sono, diciamo, stese generali, possono risuonare come famiglia, come lavoro, come una relazione di coppia, una relazione di amicizia. Io vi dico qual è, diciamo, il movimento energetico più importante e voi cercate di adattarlo alla vostra realtà. Allora, partiamo da un cavaliere di bastoni, 6 di coppe, re di bastoni, giustizia, 4 di coppe, 8 di bastoni e eremita. Ragazzi, devo dire che non sono niente male. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni. Potrebbe essere una persona intorno a voi, magari è una persona che conoscete da tanto, può anche essere una persona che avete conosciuto, diciamo, all'inizio di gennaio o magari durante le feste, perché no? Sta di fatto che con questo 6 di coppe l'idea è che vi conosciate già da tanto tempo, magari una persona che sapete chi è, cioè conoscete di vista, ma che non avete mai frequentato in modo stretto, in modo vicino. Per qualcuno invece è proprio un amico e per qualcun altro è l'anima gemella, ragazzi, perché 6 di coppe ci parla di qualcuno che si è conosciuto in vite passate. Ecco, quello che mi lascia un po' perplessa sono questo re di bastoni al contrario e la giustizia. Però ripartiamo dal cavaliere di bastoni, andiamo a vedere carta per carta. 7 di bastoni, qui qualcuno si... Voglio un'altra carta per la torre. Morte e luna. Ragazzi, qui c'è letteralmente la caduta di qualche questione egoica, di qualche proiezione. È come se qualcuno non volesse far morire qualche anche paura, perché la luna ci parla di proiezione, ci parla di paura. Tenete presente che anche lei, come se di coppe, è una carta che ci rimanda al passato. È come se ci fosse qualche cosa inerente al passato con questo cavaliere di bastoni che vi ha messo un po' sulla difensiva. Andiamo a vedere 6 di coppe. 4 di bastoni e 4 di coppe.
Ho come l'idea che stiate sottovalutando questa relazione. È come se non vedeste. C'è come una sorta di instabilità latente. Latente perché? Perché non viene vista. Allora, il 6 di coppe è una carta che ci parla di due fanciulli, diciamo nei tarocchi tradizionali, ok? Perché qui è completamente diversa l'interpretazione, ma io mi attengo sempre un po' al significato originale. È una carta che parla di amore romantico, di amore platonico, di quell'amore che vivono gli adolescenti, quello che diciamo fa vivere le farfalle nello stomaco, ma è un amore rosa, è un amore idilliaco, è un amore proiettato, è un amore romanticizzato. E qui è come se non si vedesse che in effetti in questa relazione, anche se è di vecchia data, o anche se di anime gemelle, ma è come se ci fosse qualche cosa, perché anche il 4 di bastoni è una carta di anime gemelle, è come se ci fosse qualche cosa che non è completamente in equilibrio, non è completamente stabile, come se non fosse concreto. Per qualcuno può far riferimento alla casa, al dove si vive o al dove ci si vede. Per qualcun altro è qualcosa di un po' più astratto, quindi è una stabilità all'interno della relazione che manca. Andiamo a vedere il re di bastoni. Eremita e 8 di spade. È come se qualcuno qui volesse togliersi da delle responsabilità. O è quello che non si vuole vedere, perché il 4 di coppe è la carta della cecità, di qualcuno che è talmente concentrato sulle coppe che ha davanti che non si accorge che qui c'è una coppa che viene offerta. È come. Sì, ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe esserci ma piccola, però come una sottile paura di non farcela da soli. Magari a ripristinare questo equilibrio. Però abbiamo anche la carta della giustizia qui, eh? Andiamo a vederla. È come se mancasse qualcosa di ufficiale, di contrattualizzato, anche col 4 di bastoni qui. Il mondo e il re di coppe. È come se mancasse un completamento, una firma. Ripeto, potrebbe essere una casa per qualcuno. Mm. Tenete presente che ho come l'idea che potrebbe anche far riferimento a una questione familiare, cioè tra fratelli, perché qui abbiamo un rappresentante del padre e qui una rappresentante della madre. Adesso andiamo a vedere questo 4 di coppe. 4 di pentacoli e, e cavaliere di bastoni. Il 4 di coppe è una carta che si ripete, quindi è un'energia che avete proprio in questa seconda parte di gennaio. O non volete vedere qualcosa o non riuscite a vedere qualcosa. È come se ci fosse una sorta di attaccamento a certe idee. Qui abbiamo di nuovo il cavaliere di bastoni. E ho come la sensazione che qualcuno potrebbe ritornare sui suoi passi. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Regina di pentacoli, 5 di coppe e re di spade.
L'otto di bastoni ci parla di comunicazioni che arrivano, ma io qui ho come la sensazione che non siano comunicazioni molto piacevoli, che siano comunicazioni che un po' vi castrano o vi incastrano, perché abbiamo un 5 di coppe, che è una carta di perdita emotiva, di qualcuno che o perde un'occasione o perde, come se ci fosse un sottile senso di colpa per non aver fatto o detto qualche cosa. Ho come l'idea che, vedendo anche il Re di Spade, questa comunicazione, questa novità che arriva sia un po' un taglio delle regole, cioè un taglio di qualcosa, perché anche qui abbiamo la spada, è come se ci fosse nella giustizia, è come se ci fosse la necessità di appunto tagliare qualche cosa. Quello che qui è necessario fare con l'attore, ma che non si vuole fare perché magari fa parte di un sogno, qui è un po' come se si iniziasse a fare. Cioè, come non è proprio, è più un limare gli angoli, uno smussare gli angoli, ok? Andiamo a vedere la carta dell'eremita. Mm. Due di bastoni e matto. È come se doveste affrontare un momento in solitudine, o per ritrovare la fiducia in voi stessi, o per iniziare a guardare al futuro con occhi diversi, però molto qua mi dice che potrebbe avere a che fare con qualche figlio. Quindi potrebbe essere una situazione familiare o qui ci potrebbe essere la volontà di ampliare la famiglia, ma manca qualche cosa che regolarizzi la famiglia, magari manca un'abitazione stabile, magari manca, non lo so, ci sono delle persone che pensano che se non sono sposate non, ehm, insomma, non mettono al mondo figli, insomma, quella che è la vostra situazione, però è come se ci fosse bisogno di più garanzie eh, di questo risultato, di questo chiusura a cerchio, diciamo così. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Il maestro, il controllo e sperimentare. Allora, questo controllo è un re di spade. Il maestro è un matto e lo sperimentare non ce l'abbiamo perché è un 3 di bastoni, ma abbiamo un 2 di bastoni. Allora, io qui ho un po' come la sensazione che vi dicano, perché il matto, l'energia del matto è l'energia dell'impulso, e qua invece vi dice proprio controllo. Quindi è un po' come dire, se volete diventare maestri di voi stessi, se volete diventare maestri della vostra energia, se volete imparare a, come vi posso dire, dominare voi la vostra realtà, dovete entrare in controllo di voi stessi, dei vostri pensieri soprattutto, perché è un re di spade, del vostro modo di gestire magari certe situazioni, perché essendo un re di spade è un re che progetta, che pianifica, che fa delle liste e sperimentare quella che è la via giusta per voi, la strada migliore. Però vi ricordo che anche qui ce l'avevate anche da un'altra parte l'eremita. Qua. Ed è una cosa che io credo facciate fatica a fare da soli o probabilmente non tutti siamo pronti a guardare in faccia noi stessi e a dire: "Ah, ok, Ilaria, fino a ieri pensavi questo, ma è stata una bella bugia, una bella proiezione che ti sei raccontata, un teatrino che ti sei montata, perché il tuo ego aveva bisogno di quello probabilmente, però adesso lo vedi, non ti serve, bisogna destrutturare per poi ricostruire. Mm? Bisogna sperimentarsi. Diciamo che io credo che per capire chi veramente siamo abbiamo bisogno di rompere i limiti che crediamo di avere. Cioè, quando cresciamo, durante, almeno a me succede così, poi datemi conferma se anche per voi è così con i commenti, però si cresce pensando di avere certi limiti, perché magari in un passato, quando si era piccoli, ci è stato detto che era così. Però crescendo, secondo me è nostro compito controllare, dare un check, se quel limite è reale
se è ancora lì o se proprio non c'è. Mm? Perché molte paure le ereditiamo dai genitori in modo inconsapevole. Non siamo neanche coscienti di averle. Allora, andiamo a vedere un oracolo. Questi sono oracoli per aumentare l'amor proprio, sono come dei mantra da recitare durante la giornata o quando vi sentite. Wow, carta numero 1, abbondanza. Sono abbondante. Un'abbondanza infinita fluisce attraverso me. Wow, ma infatti siete in una fase di espansione, eh? Con la carta dell'imperatrice. L'imperatrice è colei che crea, colei che genera idee, progetti, figli. Amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, come sempre, vi ringrazio. E vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!